ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 24 agosto 2022. L'aria è un po' frizzante, come vedete esce un po' di fumo. Ci sono circa 10 gradi, sono le 7:30. Oggi si punta l'Irlanda del Nord, toccheremo il punto più alto dell'Irlanda e poi entreremo nell'Irlanda del Nord, e anche oggi sarà una giornata densa di emozioni. Per adesso incrociamo le dita, è sereno, dovrebbe esserlo. Questa notte ha piovuto abbondantemente, tant'è che la temperatura è scesa, c'è umidità, ma è tutto molto giusto così. E indovinate dove siamo? Alla solita pompa di benzina. Abbiamo fatto il pieno, abbiamo Oggi non approfittato. avevamo la colazione. Non avevamo la colazione. A differenza di ieri. Esatto, quindi ci siamo attrezzati con i soliti dolcetti. Cappuccino, benzina. small cap e si va. Ed anche oggi ragazzi abbiamo la nostra dose di Wild Atlantic Way. Eccolo qui il segnale che ci sta guidando da oltre 10 giorni. Fantastico tutto questo. È prestissimo, sono circa le 8:10. È fresco e si viaggia decisamente bene. Stiamo puntando verso ovest in questo momento, la costa ovest, e piano piano la risaliamo fino a Malin Head, che è il capo più alto dell'Irlanda. Ci facciamo un po' di Atlantic e un po' di passi, un po' di Atlantic e un po' di foreste, un po' di Atlantic e un po' di parchi. Strade fantastiche, vi ripeterò, ma è quello che stiamo trovando in questi giorni. Si sale e poi si riscende. La solita pecorella, greggi di pecore che incontriamo lungo la strada, e guardate qui, se non lascia senza fiato una roba del genere. Siamo ridiscesi dal passo e siamo tornati sulla Wild Atlantic Way. A 15 km abbiamo Malin Head, punta più estrema a nord dell'Irlanda. In questo momento il meteo è così, che ve lo dico a fare. Le aspettative di dronare anche lì e fare dei bei video è elevata in questo momento. E l'Irlanda ci insegna che il meteo può cambiare in un battito di ciglio, quindi ci godiamo questi ultimi 15 km con parecchia emozione in corpo, perché non vi nego che toccare un capo estremo al punto più elevato dell'Irlanda, come di qualsiasi altro punto di un'isola, di un continente, di una nazione, quello che è sempre emozionante. E speravo che fosse un meteo così, e per ora ci sta andando decisamente molto bene. Sul passo dove abbiamo fatto prima abbiamo trovato un po' di vento. Passo, per modo di dire, era un altopiano di circa 300 metri di quota. Siamo a 1,7 km, un chilometro e mezzo in questo momento da Malin Head. Ci facciamo quest'ultimo chilometro e mezzo insieme, perché è giusto condividere le emozioni, perché questa roba qui, nel frattempo, come vedete, i cartelli indicano 25 km/h, perché per terra in realtà è un brecciolino molto fine. Stanno asfaltando, probabilmente stanno facendo dei lavori, ma quello che ci interessa è che in questo momento il vento è leggermente altino, sinceramente. Adesso qua siamo riparati, ma le bandiere fino a poco fa sventolavano ampiamente, bandiere irlandesi. E il mare l'abbiamo alla destra, tra un po' saremo sulla punta estrema e quindi il mare l'avremo dovunque, davanti a noi, a destra e a sinistra. Qui si sale, rallentiamo perché vorrei che venisse qualcuno. Tenete conto che sono le 9 del mattino, quindi immagino che a Malin Head ci saremo in pochi. Dove c'è la torretta più o meno? Lì dietro dovrebbe essere il faro. Qua, destra. Ok, dai, 400, pochi metri, poche centinaia di metri. Ecco qui, guardate qua. Qui c'è una classica casetta con il tetto di paglia, poi la vediamo meglio al ritorno, che siamo a favore di visual. Comunque sono anche qui altre case con il tetto di paglia, ma a noi ci interessa in questo momento il faro. Vedo anche dei camper lì sopra parcheggiati. Mamma mia che vento che c'è qua, qua il vento tira. Vediamo se si può fare qualcosa, no, ci accontentiamo di goderci lo spettacolo così. Gli ultimi metri. Come vedete si sale anche qui, salita importante, siamo di secondi in questo momento, e tra un po' gli rimetteremo anche la prima, perché ho rallentato abbondantemente per godermi questo spettacolo qui. E qui dietro dovrebbe esserci il faro, sì, il parcheggio, vediamo un po' dov'è. Il parcheggio è qui, ma il faro mi sa che è sopra, andiamo sopra.
Andiamo sopra. Ragazzi, siamo nel punto più alto della Irlanda e c'è come a Mizinid, c'era scritto finish e start, qui c'è lo stesso, finish e start, siamo a Malinid. Mizinid, che c'era la stessa scritta la troviamo a Malinid. Davanti a voi il vuoto, il deserto, non c'è assolutamente nulla, è tutto molto figo qua. Andiamoci insieme, va. Ecco là, Eire 80. Ecco, Cinzia il GS a Malinid, punta estrema nord dell'Irlanda. Ragazzi, vi ricordate questa scritta? La stessa scritta l'abbiamo vista a Mizinid. A seconda del senso in cui si guarda, noi siamo con le spalle verso il nord, per noi inizia qui, start, e finish a Malinid, a Mizinid, e c'è lo stesso simbolo, ovvero finish e start. A seconda del senso di dove si guarda, inizia e finisce la Wild Atlantic Way, e noi possiamo dirla di averla fatta tutta quanta. Vedete, da qui si sale, noi stiamo salendo da qui, quindi finish, finita la Wild Atlantic Way, e davanti a voi l'oceano. Adesso il vento è particolarmente alto e quindi il drone lo lasciamo dove sta, ma da qui la scritta Eire 80 si legge estremamente bene. Adesso la faccio vedere, eccola lì, e c'è la scritta Eire 80. Cosa vogliono indicare queste scritte Eire 80, Eire 64, Eire 71, Eire 75? Sono state fatte con delle pietre che si trovano proprio qui sul posto, per indicare nei periodi di guerra la neutralità dell'Irlanda e quindi dire ai bombardieri: guardate che noi siamo un territorio neutrale, non bombardateci. Per questo ci sono queste scritte Eire 80 un po' dappertutto, soprattutto nelle punte estreme dell'isola. Poi a quest'ora, neanche a dirlo, siamo solo noi, io e Cinzia, guardate qua, non c'è nessun altro. È tutto molto figo. Cinzia sotto la scritta Malinid, in questo momento la vedete un po' contro luce, un po' scura. Lì c'è la scritta Eire 80 e ora vado a farmi un giro lì a piedi, dai. Ho provato ad alzare il Mavic, ma credetemi, il vento è particolarmente forte e la possibilità che il drone andasse a terra sono eccessivamente alte. Accontentatevi di questa ripresa, anche perché non c'è un vero e proprio faro, ma è semplicemente un punto. È un punto dove indica l'inizio e la fine della Wild Atlantic Way. È veramente emozionante stare qui. Adesso da qui torniamo in sella e proseguiamo, che anche oggi c'è tanta carne alla brace. Con un vento sferzante, letteralmente sferzante e fresco, torniamo Wild Atlantic Way. Intanto, vedete quello che vi dicevo prima, questa è la classica casa con il tetto di paglia. Siamo a 130 km dall'arrivo di oggi, ma che sembrano pochi chilometri, non sono tantissimi, ma fare su Atlantic Way, dove ci si ferma praticamente ogni metro, perché ogni metro è interessante, ci impiegheremo tutta la giornata più o meno, anche perché poi arriveremo a Bushmills, dove ci piacerebbe vedere una distilleria, sperando sia visitabile, sperando ci sia posto per visitarla, sperando in tante cose, perché da internet ci dà tutto full. Prenotando dall'Italia non ci fidavamo, perché avremmo dovuto prenotarla circa un mese fa e poi se salta una tappa salta tutto, e quindi vedremo cosa ci riserverà questa giornata, che è già iniziata in una maniera fantastica. Purtroppo, ti ripeto, il drone non era il caso di alzarlo perché il vento è estremamente forte lì sulla punta. Guardate qua davanti che scena che c'è, che panorami che ci sono qui. Vado piano perché per terra è tutta breccia alta, sono dei lavori in corso. Panorama mozzafiato, direi, costa molto particolare, solito gregge di pecore che pascolano con questa vista meravigliosa, e noi che proseguiamo sulla Wild Atlantic Way. Stiamo scendendo verso sud-est, ci rituffiamo sul mare, guardate le onde come
si vede il mare increspato, tira un vento da destra verso sinistra, quindi da sud verso nord abbastanza notevole. Siamo tornati sulla Wild Atlantic Way. Una precisazione: quando ho detto inizio e finisce, non è che non faremo più la Wild Atlantic Way, è che da quel versante, il versante ovest dell'isola, la Wild Atlantic Way, che la si prenda da Malinid o che la si prenda da Mizinid, da una parte inizia e dall'altra finisce, ma la Wild Atlantic Way continua. Qua c'era un bellissimo campo di girasoli che si affacciava sul mare. Avevamo il verde, il giallo e l'azzurro. Strade sorvegliate da Velox un po' dappertutto, quindi i limiti si rispettano, ma la viabilità, se escludiamo le cittadine piccoline o come ieri Letterkenny, che era abbastanza incasinato, per il resto come vedete si va abbastanza lisci come l'olio. Ci avviciniamo all'Irlanda del Nord. I prezzi sono espressi sia in euro alle pompe di benzina e sia in sterlina, perché come saprete sicuramente, l'Irlanda del Nord fa parte del Regno Unito, infatti abbiamo anche il passaporto appresso. Nel caso dovessero controllarci siamo a posto, perché con la carta d'identità non andate da nessuna parte. Ecco qui, qua finisce la Wild Atlantic Way, qui finisce, quindi qui possiamo dire che d'ora in poi non sarà più Wild Atlantic Way. Siamo ufficialmente in Irlanda del Nord, siamo a Londonderry, cittadina che non a caso si chiama in questa maniera. La giornata è fresca, noi siamo coperti, qui c'è gente che va con le canotte, altri che vanno con il piumino, anche loro penso che abbiano un po' di confusione su capire come ci si veste. Ed ecco qui i classici pullman a 2 piani rossi che si vedono anche in Inghilterra, a Londra. Lasciate alle spalle la caotica Londonderry, l'architettura, i paesaggi, persino l'asfalto al centro della città è diversa rispetto all'Irlanda del Sud, diciamo. Qui siamo sulla Causeway Coastal Route ed è una strada neanche a dirle panoramica. Vediamo un po' cosa ci regalerà Causeway Coastal Route. Non a caso Causeway, perché nei prossimi giorni, anzi domani, andremo a vedere le Causeway Giants. Speriamo che sia una giornata come quella di oggi col sole. Siamo diretti, come vi dicevo, sulla Causeway Coastal Route. Lungo la strada ci sono diverse fattorie, come vedete qui c'è anche un piccolo chiosco, ci sarebbe anche del caffè ma è chiuso, ma l'abbiamo appena preso, e c'è questa struttura qui dove si vendono uova piuttosto che ortaggi e quant'altro, e ci ha colpito un bel campo di girasoli dove adesso dovremo fare delle foto. Vediamo se c'è qualcuno, come funziona. No, praticamente tu entri, ti prendi le uova che vuoi, dei semi, uova, le pianti e lasci i soldi lì dentro. Una cosa del genere l'ho vista in Islanda, un po' meno tecnologica, perché qui addirittura c'è per cambiare le monete e tutto il resto. L'ho visto in Islanda, dove davanti alle fattorie ci sono delle piccole casette di legno con dentro delle cassette piuttosto che delle buste di plastica, c'è la frutta e di fianco c'è una cassettina di legno dove uno mette i soldi, prende quello che vuole, mette i soldi e se ne va. Da noi una cosa del genere sarebbe impensabile, perché non sarebbe più né la frutta né la cassettina e né tantomeno i soldi, e né tantomeno chi ci li mette i soldi, quindi siamo proprio indietro da questo punto di vista, ma di tanto, non di poco. Le piante, e di qui ci sono i produttori di uova, eccole qua, le galline. Ci sono anche delle simpatiche caprette, eccole qua, vediamo un po' se sono... no, non vogliono partecipare al video, eccole qua. E qui c'è questo campo di girasoli che ci ha colpito. E qui davanti a voi c'è questo campo di girasoli, alta qualità. C'è un piccolo percorso che si può camminare, fare foto a profusione. Dopo avervi presentato le galline, eccoci qua, in pieno campo di girasoli. Con questo cielo azzurro, il vento è molto irlandese qua. Irlanda del Nord siamo, Il tuo navigatore personale. Ogni tanto gli devo dare qualche dritta. Cinzia, allora, dicevo una cosa. Da sola non azzarderebbe mai determinate strade. In due, invece, è lei che le propone. Devo dire, quella di ieri è stata particolarmente wild. Avete visto nella puntata precedente che ci ha portato al mare. Era una stradina molto
molto wild, molto stretta, Con che dei panorami molto belli. mozzafiato, sì, assolutamente sì. Finita la Wild Atlantic Way si riprende la Casewell Coastal Road. Go, si va. Anche qui in Irlanda del Nord, ragazzi, andiamo alla ricerca di stradine che piacciono a noi. Guardate qua, pecorelle, tinte e via, si sale. Qui siamo in terza, sto per darvi il senso della pendenza. Ma chi sta meglio di noi qua? Tra il nulla e l'addio. Che belle queste stradine. Noi, il vento e la natura. E si sale ancora, vai, go. Beautiful. Arriveremo in cima e poi si scende. Foreste a destra e a sinistra. Rallentiamo perché queste strade sono tutte, guardate qua, ditemi se non è fantastico tutto questo, Madonna mia. E davanti a noi il mare, o meglio l'oceano, se poi vogliamo essere pignoli. Come altezza siamo a 330 metri, pare di essere sulla luna qua. Nonostante sia una strada poco battuta, guardate che asfalto che c'è. Magico, magico, magico tutto questo. E le nuvole guardate come corrono. Mentre noi andiamo loro, vedi, non riusciamo a prenderle. Tanto che noi stiamo andando a 50 all'ora, 60 all'ora. Guardate le nuvole, non le riusciamo a prendere. Questo è per darvi il senso di come corrono le nuvole qua. Rallentiamo. Che qua c'è un incrocio. Ok, si prosegue. Tutto ciò merita una sosta, ragazzi, ma guardate qui che roba è questa strada qua. Casewell Coastal Route. Beautiful. Foreste. Sono le strade che piacciono a noi. Queste sono le strade che piacciono a noi, certo, certamente. Zero traffico, no stress. È tutta natura, guardate qua. Fantastico. Guardate i campi sotto e fate caso alle nuvole come si muovono velocemente, come corrono. Corrono appresso a noi proprio. Vista mozzafiato da qua. Estremamente tanta roba questa strada qui. Io non parlo, ditemi voi qua. Ditemi voi cos'è questa strada qui. Che si tuffa in mezzo al mare. Cioè, è fantastica questa strada qua. Opla. Opla, piano, Tanta roba. Tantissima roba. Facciamo una sosta qui? Facciamo una sosta qui, ragazzi. Andiamo al mare. Qui mi sembra che soffia anche meno vento, quindi magari una dronatina ci sta pure. Qui soltanto mo c'è la sabbia. Mi sembra di essere a Hirtshals. Prima di imbarcarmi per l'Islanda, arriva praticamente con la moto sulla spiaggia. Ecco, qui siamo allo stesso punto. Cinzia, ti ho portato pure al mare. L'abbiamo visto prima dall'alto, siamo scesi da lì, ragazzi. È fantastica questa strada qua. Casewell Coastal Route, beautiful. Siamo scesi da lì, ragazzi. Siamo scesi da lì e guardate dove siamo adesso. Siamo al mare. GS Vista Oceano, Oceano Atlantico. Cinzia è contenta, no? Cinzia di più, non è che è contenta. È ai massimi livelli adesso. Il GS si riposa. E io adesso ne approfitto anche per fare una dronatina, che qua il vento mi sembra più soft, più calmo. Quindi adesso ci rilassiamo, un po' di tempo lo trascorreremo qui. Questo è un fuori programma, quindi anche oggi col meteo così non si può non godere di questi fuori programma. Assolutamente sì. Adesso è tutto relax. Tanto fredda però,
qualcosa da bagno. Lasciamo il mare, abbiamo anche pranzato al mare perché avevamo un po' di roba a bordo, abbiamo pranzato, abbiamo dronato, abbiamo fatto video, foto, tantissima roba. Poi con un tempo così come si fa a non apprezzare questi posti qui? Stiamo percorrendo l'ennesima stradina di campagna, ci stiamo perdendo in queste stradine fantastiche in direzione Duluth Castle. Siamo a circa 2,5 km da Duluth, è un bel castello di rocca che si affaccia sul mare. Speriamo che qui il vento sia più basso di dove eravamo perché lì era molto forte e speriamo di fare un volo. Adesso mi fermo perché arriva la macchina e poi attraversiamo. Go, andiamo. Vedete come sono fatte le strade? Qui sono a gobbe e guardate proprio arrivate e c'è arrivederci. Cioè guardate che roba è qua, ditemi voi, perché devo correre qua? È fantastico o no? Ragazzi, qua è tutto molto Irlanda del Nord, fa molto Irlanda con il castello di Duluth sullo sfondo. Eccolo lì. Questo davanti a voi che in questo momento non vedete perché vedo che dalla cam che è un po' scuro, questo è il Duluth Castle. La costa di Antrim è profondamente connessa alla storia e alle tradizioni scozzesi. Perfetto esempio di questo intreccio storico e culturale è il Duluth Castle, risalente al XIII secolo, fortezza principale della famiglia MacDonnell, che furono i capi della contra di Antrim. Per coloro o per me che hanno già visto la Scozia, arrivando da Purchase, dietro a una curva, ecco apparire un déjà vu, come se per incanto vi sembrerà di essere approdati sulla costa scozzese. Infatti questo spettacolare castello ricorda molto da vicino i possenti manieri della terra scozzese. Il Duluth Castle si aggrappa coraggiosamente a un brandello di roccia a picco su un mare scuro e burrascoso che al primo raggio di sole si incendia di colori cristallini, come oggi, nonostante ci sia una giornata di sole ma di vento sferzante, assolutamente forte. Il castello ormai in rovina è indiscutibile. L'articolata costruzione sembra sfidare la logica e la gravità, appesa come per disperazione alle rocce friabili ed erose del vento e dalla forza distruttrice del mare che già nel corso dei secoli si è portato via un'intera porzione del castello, le cucine, costringendo così a spostare le manor house in posizione più centrale. Infatti, attraversando il ponte che conduce al castello, vi sembrerà di tornare indietro nel tempo, di sentire il vociare concitato della servitù e l'odore della legna che arde negli immensi camini. Le stanze, ormai prive di tetto, sono in balia degli elementi ma conservano il fascino assolutamente unico. Ed anche la dronatina sul Duluth Castle l'abbiamo fatta, peccato che c'era un po' di nuvole, quindi non c'era il sole come quando siamo arrivati, ma qui come sapete le nuvole sono quelle che sono, quindi le cose vanno prese al momento. Il vento era forte ma il Mavic questa volta non ha temuto, non ha avuto nessun tipo di indugio. Adesso puntiamo la distilleria, vorremmo andare a visitare a Bushmill la distilleria e abbiamo preso il bed and breakfast proprio a 2 passi dalla distilleria. E come noi siamo ripartiti da Duluth, eccolo qua, il sole sta riaffacciandosi, ma pazienza, si va in distilleria, vediamo se ci fanno entrare, vediamo un po' di tutto. Nel frattempo siamo arrivati a Bushmills, il paese dove alloggeremo questa sera. Non a caso il nostro B&B è a 2 passi dalla distilleria. Adesso puntiamo direttamente alla distilleria,
Vediamo se ci fanno entrare, vediamo se c'è una visita a quest'ora più o meno, anche perché il check-in in B&B dobbiamo farlo dopo le 15. Ora sono circa le 14:30, quindi magari con un po' di fortuna troviamo qualche visitina da fare a quest'ora e quindi è tutto molto regular. Adesso qui si va a destra per la distilleria. Gli irlandesi guidano molto lentamente, ragazzi, sono un po' alla moviola vanno, non sono accelerati come noi. Quindi come loro hanno pazienza quando noi non sappiamo proprio guidare come loro, perché qui si guida a sinistra, dobbiamo averlo anche noi quando questi qui vanno a 15 all'ora, in questo momento a 19, dove c'è un limite di 50. Questo è Bushmills Center, questo è il centro. E tra 700 metri alla nostra sinistra, vabbè, vedete, come vi dicevo, bisogna avere un po' di pazienza. Distillery, sinistra. Ok, 250 metri e svoltiamo per la distillery. Eccola qua, è questa qui la distilleria, siamo arrivati. E il nostro bed and breakfast è qua, a 2 passi. The Old Bushmill Distillery. Parcheggiamo e vediamo cosa passa il convento qua. Distillery sul tetto, anche lì, anche sul tetto in alto, Old Bush Distillery, lo vedete? Visitor Center lì, la biglietteria alle nostre spalle, andiamo a fare i biglietti. Siamo dentro la distilleria, o meglio, siamo all'ingresso della distilleria. Abbiamo fatto i biglietti, 2 biglietti, 30 euro. Vi chiederanno sempre se volete la ricevuta. Se volete la ricevuta, compilerete online, davanti a loro compilerete nome, cognome, indirizzo email, luogo di provenienza, vi arriva tutto per email. Anche al supermercato, banalmente, quando comprate qualcosa vi chiedono sempre: volete la ricevuta? Sì, piuttosto che no. Se dici sì te la fa, dici no come nulla fosse. Questo è l'ingresso della reception. Qui è dove abbiamo fatto i biglietti. Il nostro tour parte tra un quarto d'ora. Nelle 30 euro sono compresi 2 drink. Fondamentalmente ci offrono un bicchiere di whisky alla fine del tour. Ho chiesto se ci fossero audioguide, ma hanno detto no, audioguide non ci sono, l'unica cosa che c'è è questo volantino. Allora andiamo a leggere insieme. Benvenuti alla più antica distilleria autorizzata del mondo, situata nelle vicinanze del Sentiero del Gigante e a 5 km da qui, non è escluso che andiamo a vederlo già stasera. Avevo messo in conto di vederlo domani, ma visto che oggi il tempo mantiene, onde evitare sorprese domani che la pioggia, magari dopo la visita alla distilleria facciamo il check-in e poi si va a visitare il Sentiero dei Giganti. La distilleria di Old Bushmill è una vera e propria leggenda tra tutte le distillerie. Fu la prima in tutto il mondo ad ottenere una licenza per la produzione del whisky. Già nel XIII secolo si fa menzione di Wish Beatty, acqua della vita in gaelico, prodotta nei dintorni di Bushmills, e riferimenti storici alla distillazione a Bushmills risalgono al 1490. Tuttavia è solo nel 1608 che alla zona fu concessa ufficialmente la prima licenza al mondo per distillare whisky, e poi parte con le diverse fasi per produrre il whisky, ma questo lo vediamo magari strada facendo, vediamo un po', durante il tour vedremo le fasi. Adesso ci mettiamo in coda e aspettiamo che si entri. Questo è l'ingresso della distilleria. Sul tetto è riportato il nome, sia su questa struttura, Old Distillery Bushmills, immancabile cabina telefonica inglese, The Old Bushmill Distillery. Eccola qua. Ragazzi, innanzitutto una piccola correzione: non erano 30 euro ma erano 30 sterline, quindi fate la conversione e vedete quello che abbiamo speso per 2 circa, dovrebbero essere circa 17 euro a testa, più o meno, una conversione fatta 35-36 euro l'ingresso. Poi all'interno era vietatissimo fare video, eravamo 11 e la tipa che ci guidava era un cane da caccia. Comunque non so se mi sentite perché c'è abbastanza confusione qui dentro. Comunque praticamente ci ha fatto vedere tutto il processo, da come viene prodotto il whisky, dal chicco di orzo, che fondamentalmente è l'ingrediente principe di questa soluzione, all'imbottigliamento, a come si fa, come esce la scatola, il prodotto dall'azienda. A parte che è immensa, è molto grande. Praticamente l'orzo viene fatto prima essiccare, poi viene macinato, poi viene mischiato con l'acqua calda, a questa soluzione viene aggiunto lo zucchero in seconda battuta, vengono fatti più lavaggi, l'orzo viene lavato più volte, 3 lavaggi totali, più si viene lavato e più l'acqua praticamente evapora e
e il whisky rimane concentrato. Ci ha fatto vedere le botti di legno dove viene conservato il whisky, ci ha spiegato le piante dove vengono prese, ci ha fatto vedere i vari materiali usati, gli attrezzi usati, quelli che venivano usati all'inizio e quelli che vengono usati oggi. Morale della favola, abbiamo assistito a tutta la catena di montaggio, abbiamo visto uscire il cartone della fabbrica. Praticamente ci sono persone addette a qualsiasi fase, cioè quello che è seduto davanti al cartone finale, per intenderci, che sta a controllare che le bottiglie abbiano tutto il marchio in una certa maniera, vengano chiuse tutte alla stessa maniera, cioè che vengono riposte, cioè è una roba folle, alienazione totale, seduta davanti a un macchinario a controllare che ci siano 6 bottiglie, 4 bottiglie. E poi ci ha fatto una sfilza delle gradazioni di whisky che fanno e ce ne hanno dati 3, o meglio ce ne aspettavano 2. Io poi le ho detto vorrei assaggiare anche quello, perché Cinzia ha preso un original, io ho preso un invecchiato 12 anni e poi sto assaggiando uno invecchiato 21 anni. Ho detto aspetta che te ne vado a prendere uno, adesso ci beviamo questo con calma, dopodiché se riusciamo ad arrivare alla moto andiamo a fare il check-in, è proprio qui vicino, abbiamo preso non a caso il bed and breakfast vicino alla distilleria, e se il tempo ci assiste vorremmo andare a visitare le Case of Giants già stasera e ci portiamo avanti per domani. Adesso ci beviamo il whisky, ci ubriachiamo e se non siamo proprio storti ci sentiamo tra un po'. Stiamo uscendo dalla distilleria mezzi storti, io perlomeno un po' stortino lo sono. Comunque ragazzi, è un'eterna lotta tra il whisky e lo scotch. Questi dicono male a loro e gli altri diranno male a questi qui. Adesso noi, per non sbagliare, torniamo alla moto, andiamo a fare il check-in, ci facciamo una doccia e si riparte. Vediamo se riusciamo a fare le Giants già stasera anziché farle domani, perché ce le vorremmo godere con un po' più di calma, se il meteo ce lo consente. In alternativa faremo 2 volte, oggi e domani. In alternativa vediamo il meteo. Spero di farlo solo oggi. Sei un po' ubricadabra? No ragazzi, il B&B è molto distante e questa casa qui di fronte. Adesso usciamo dal parcheggio e andiamo lì. Guardate, parcheggio Tact B&B. Fatta apposta, perché sapevo già che stavo mezzo... Esatto, siccome tic tic. Vai, go, andiamo. Aspetta. Ragazzi, voi ce l'avete l'aiuto. C'è Cinzia che mi dà tic tic. Sposta, tira. Avete un anno. un carro attrezzi umano. Ragazzi, dovrebbe essere la nostra struttura. Eccolo qua. Hello. Eccoci qua, ora ve lo faccio vedere in diretta, dai. Facciamo il risate. Questi parlano molto veloce, non capiamo già un cazzo di dire quando stiamo sobri. Penso che siamo ubri e vi lascio immaginare. Salutiamo intanto il cane, va, che è il padrone di casa qua. Hello! Thank you. You caught me cleaning the windows. Ah, ok, tu pulisci i vetri. You need your windows cleaning. Welcome, yes. Thank you. Your bike, yes, you can put your bike. Wow, what a bike. Ooh. Questa è una macchina, questa è una signora bike, questa è the big bike. It's a travel bike, or it's yes, a travel bike. Yeah, because my brother is crazy about bikes. Yeah, if he's seen that, he'd be going, wow. Il fratello va fuori di testa per la macchina. Take a photo and send it to him. Sì, fagli una foto e poi mi paghi, dai. Yeah, you could take a picture and send it to him. him. Mi dai un cinquantino e siamo a posto. Go. Okay, right. Ok. What Do you need to get out? No. The other person that's in tonight is a bus driver, and he has got a small minibus. Okay. But I don't want the bike going out in the road, maybe. No. So what we'll do is, you can put your bike up further up here beyond my car. They might want to go out with it tonight. Yeah. Well, the bus driver will not be here till evening time. Ok. Right. La camera è molto carina. Con vista sulla distilleria. Distilleria praticamente ce l'abbiamo lì. Cinzia, ti piace questa soluzione? Molto, rispetto a quella di ieri. Rispetto a quella di ieri. Abbiamo avuto una brutta esperienza. Ieri abbiamo avuto un'esperienza poco positiva, ma questa è... sì, ma... dopo la giornata di ieri, che è stata fantastica, ci poteva stare questa anche... sapevamo però. Questa sapevamo che era figa, Sì.
Quella di ieri ci ha deluso perché da un 7, 6,5, 7 non ti aspettavi un cesso totale, ma Sì, infatti. pazienza, pazienza. Capita. Adesso ci godiamo questo, dai, guarda come siamo compati oggi. Oggi non perdere tempo. seria, questo già ci ha preparato la colazione per domattina, la Shura. È molto molto easy la Shura, è molto frice e mangia, e quindi adesso doccia e via. Eccoci tornati ragazzi, doccia fatta, abbiamo fatto un caffettino, punto della situazione e adesso si punta Causeway Giants. Sono qui a 3 km circa, si gira qui, Causeway Coastal Route. Sto facendo 2 goccette d'acqua tanto per cambiare, ma come vedete il tempo qua ormai avete imparato meglio di noi, cambia talmente con una velocità pazzesca che magari il tempo di arrivare è già smesso, spero. In realtà le Causeway Giants dovevamo andarla a vedere domani, ma se riuscissimo a portarci avanti domani abbiamo tante altre cose da vedere e facciamo le cose con calma. Sono circa le 18, quindi abbiamo diverse ore di luce, quindi speriamo di fare tutto quanto stasera. Alla peggio domattina si prende e ci si torna. Nel frattempo speriamo di non bagnarci troppo perché abbiamo i jeans adesso. Abbiamo messo i jeans da PMJ, qua si va a sinistra, e abbiamo tolto il completo perché ha detto almeno stiamo un po' più comodi, visto che si dovrà camminare un po'. Speriamo di non bagnarli, ecco. E come nelle migliori fiabe, nel momento in cui tu devi fare qualcosa piove. Allora, siccome sta uscendo il chiaro, adesso aspettiamo un attimino che smetta e poi proseguiamo. Qui sotto dovrebbero essere le Causeway Giants. Aspettiamo un attimino, tanto è presto. Il centro è chiuso, altrimenti qui non sarei potuto arrivare. Il centro è chiuso alle 5, quindi adesso fino a domattina abbiamo tutto il tempo che vogliamo per andarla a vedere. Fa notte alle 9 passate, a voglia. Aspettiamo un po', smette di piovere, scendiamo giù, facciamo 2 passi e facciamo quello che dobbiamo fare. Questo dove deve andare? Ragazzi, stiamo scendendo giù, il centro è chiuso, adesso troveremo un posto parcheggiato e andiamo a vedere ste Causeway. Eccolo dove sta, davanti a te ce l'ha, guarda che spettacolo. Ma è una roba hard o no questa qua? Per l'occasione ragazzi, pure il sole sta uscendo. Causeway Giants, guarda là. Ma non predichi più, Cinzia Di Matti? Hai smesso di predicare? Cinzia sta predicando ragazzi, perché qui c'è divieto di transito, ma se scendono le macchine e lo centro è chiuso non vedo perché non posso scendere io in moto. Arriviamo lì, parcheggiamo, droniamo, facciamo le foto, video e siamo a posto. E domani si va, siamo in anticipo, guarda che sole. Ma neanche una foto ti faccio Di Mattia, neanche una foto ti faccio, inutile ragazzi, manco una foto ti faccio a Di Mattia, guarda qua. Fotine, fatela fare, chiama qualcuno e fatti fare la fotografia. Io le foto non te le faccio perché non c'è l'autorizzazione. Io foto non ne faccio. A posto. Causeway Giants, tanta roba. Adesso vai avanti Di Mattia, dai, go. Guarda qua, tutto per te. Mamma qui ti fa la foto, dai. Guarda il sole, no? È un calore passione. Ma chi sta meglio di me qua? Sono circa le 6:20. Sta uscendo un tiepido sole, qualche raggio di sole. Il posto è molto particolare come potete vedere. Speriamo che arrivi un po' di luce da fare delle foto alta quality, perché di gente non ce n'è molta. Siamo arrivati, come avete visto, con la moto fin qua
nonostante Cinzia predicasse: no, prendi la multa, prendi la multa. Sì, perché lui Una volta si prende la multa, vieni lui deve fare in tutto Irlanda il del di Nord. quello che c'è scritto. Vieni in Irlanda del Nord, non vuoi prendere la multa, non vuoi contribuire. Sempre tutto il contrario di quello che c'è scritto. Poi si lamenta. Lei che fa? Prima predica, però poi Salgo in sella. Poi sale in sella. Paghi tu la multa. e approfitta e abusa. Neanche a dirlo, ha piovuto 5 minuti, si è fatto il vuoto, guardate qua, non c'è nessuno e adesso ci godiamo questo posto. Ecco Cinzia alla ricerca di un fotografo, che io le foto non gliele faccio, visto che ha predicato per arrivare fin qua. Trova qualcuno che ti fa le foto, Cinzia. Dovevi trovare un fotografo, l'hai trovato il fotografo? Sì, è al mio fianco. Anche uno bravo, Ma predica o non predichi più? Siamo venuti fino a qua in moto, infrangendo le regole qua. Sta uscendo qualche raggio di sole e tutto molto verde qua. Piovigina e tira un vento abbastanza sostenuto, molto sostenuto, ma è tutto molto figo ragazzi, è veramente figo. Se fossimo venuti domattina avremmo perso un bel po' di tempo e avremmo trovato tanta gente, invece così veramente poca gente e abbiamo tutto il tempo che vogliamo. È un posto davvero bizzarro questo qua, posto pazzesco, mi ricorda un po' la spiaggia vicina a Vik in Islanda, dove c'erano le medesime pietre, sembravano canne di organo. Dopo una giornata top come questa il video non si può chiudere se non in un posto altrettanto incredibile come questo dove sono adesso. La giornata è stata semplicemente strepitosa, meteo top, posti fantastici. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao e al prossimo video.